Oggi proviamo gli Ecoline per la prima volta, wow! Allora, gli Ecoline non sono una cosa nuova, ma esistono veramente da tantissimo tempo, tantissimi anni, infatti gli artisti li usano da appunto molto tempo, ma io non ho mai avuto il piacere di usarli e mi piacerebbe quindi provare a fare un'illustrazione. Allora, gli Ecoline che mi sono arrivati sono questi, come vedete sono pochini, sono giusto i colori primari, praticamente abbiamo il giallo, il magenta, il ciano, abbiamo anche il verde, quindi non proprio i colori primari, e il nero. Ma che cosa sono gli Ecoline? Per chi magari ha vissuto in una caverna come me per tutto questo tempo e non li ha mai utilizzati. Sono degli inchiostri, che però sono inchiostri estremamente versatili perché possono essere usati sia proprio come inchiostro, quindi come china, per esempio se avete un pennino, infilate il pennino nell'inchiostro e lo utilizzate per esempio per appunto inchiostrare un vostro disegno. Ma con l'aggiunta di acqua possono essere usati anche come acquerelli, che è quello che vorrei provare a fare oggi, perché al momento non ho purtroppo un pennino. Comunque, senza indugio, cominciamo e vediamo se mi viene in mente qualcosa da disegnare. Allora, per prima cosa ho cercato di appunto farmi venire in mente un soggetto che fosse assolutamente mega semplice, dato che comunque era appunto da tanto tempo che non disegnavo a mano e ho perso tantissimo la mia manualità. E poi comunque volevo che fosse anche una cosa, carina e adatta al tipo di palette che avevo, cioè non sapendo ancora come si comportassero questi colori, non volevo stare a mescolarli troppo, quindi ho cercato comunque di fare un'illustrazione che mi permettesse appunto di utilizzare questi pochi colori che avevo. Infatti l'unico punto in cui ho dovuto ricreare io il colore è stato il marrone dei capelli, perché ovviamente non avevo il marrone, però a parte questo tutti gli altri colori li ho lasciati praticamente puri. E quindi niente, ho fatto questa piccola illustrazioncina ispirata alla Città Incantata di Miyazaki e ovviamente l'ho disegnata su iPad, dopodiché l'ho semplicemente stampata e poi ricalcata sul foglio da disegno grazie appunto all'utilizzo della tavoletta luminosa, che era il modo più intelligente di lavorare, così almeno il disegno era già stato fatto, potevo al massimo rifarlo se proprio non usciva bene, senza metterci un fottio di tempo. Adoro tantissimo il fatto che questi colori abbiano la pipetta, non so, è molto divertente. Sono proprio belli da vedere, proprio perché sono alla fine inchiostri. E dato che comunque non avevo praticamente a disposizione nemmeno dei pennelli, cioè davvero è da così tanto tempo che non disegno che non ho più un materiale adatto, almeno non so dove sia, però fortunatamente avevo questo fantastico pennello con serbatoio che alla fine ti salva sempre in ogni situazione perché non ti serve altro, ti serve solo il pennello, hai già l'acqua, non devi neanche pensare a metterti accanto un barattolino della Nutella, ma chiaramente è un pochino grosso considerando quanto ho fatto piccolo il disegno, però vabbè, non importa. In questo momento io non sto cercando di fare un capolavoro. La realtà dei fatti è che io passo le mie giornate a lavorare e mettermi qui su questo disegnino che, diciamocelo, fino alla fine non mi ha fatto presagire nulla di buono perché, insomma, lo state vedendo, non è che stia uscendo proprio il massimo, però è veramente rilassante mettermi qui e provare semplicemente un nuovo colore, vedere come va, aspettare che si asciughi l'acquerello, più o meno, perché poi io sono una persona impaziente, ma è stato veramente, veramente bello e rilassante potersi fermare dal lavoro e mettersi a fare una cosa che, appunto, per carità, non è uscita molto bene, però è stata piacevole da fare e questo è impagabile. Comunque, ecco qua, diciamo che
chiaramente come potete vedere il foglio poi andrà ritagliato perché sono stata praticamente tutta sul lato a disegnare, ma sinceramente non mi andava di prendere il centro del foglio, quindi mi sono messa di lato e ho detto ok, poi ci penso dopo, a seconda di come esce lo ritaglierò. E comunque con il contorno nero, che insomma ho cercato di fare più contrasto possibile, con il contorno nero comunque un pochino il disegno è migliorato, quindi appunto non un capolavoro, ma carino, sono soddisfatta, sicuramente me lo terrò da qualche parte, dentro qualche quadernino, poi tra qualche settimana probabilmente lo odierò, come sempre capita con i disegni, però per ora mi piace. Ok, allora, considerazioni finali sul disegnino. Un po' triste. Vabbè, allora, era tantissimo tempo che non disegnavo a mano. Comunque, alla fine il disegno è carino, però appunto ho sbagliato diverse cose. Primo tra tutte l'utilizzo di questo foglio. Al momento non avevo dei fogli adatti per l'utilizzo dell'acquerello, quindi comunque ho detto ok, usiamo questo, è un pochino più spesso dei fogli normali, magari va bene lo stesso, e invece giustamente si è imbarcato d'acqua. E in più magari avrei dovuto utilizzare un pennello un pochino più sottile perché insomma poi appunto proprio per il fatto che il foglio non andava bene ci sono dei punti in cui il colore si è espanso ed è uscito appunto fuori dai bordi e io non è che posso fare veramente 5 cm di bordo per quanto abbia provato a metterci una pezza con i bordi neri. Però a parte questo gli Agoline sono veramente divertenti, era appunto da tanto tempo che non mi mettevo a fare un disegno solo per il gusto di farlo e di provare dei colori nuovi ed è stato molto molto divertente, cioè a me è piaciuto. Poi questi colori sono pratici e davvero basta una goccia di colore per fare una illustrazione, cioè questa qui è un pochino piccolina ma in realtà mi sarebbe bastata quella goccia di colore per fare delle campiture molto più grandi. Poi comunque i colori sono anche belli intensi, sgargianti e alla fine nonostante la mia totale inesperienza, a parte questa macchia sui capelli, cioè nel resto del disegno non si vedono i segni delle pennellate, quindi soprattutto quando si vuole magari fare una cosa in stile cartoon molto precisa non sono per niente male. Sicuramente avrei dovuto provare magari ad utilizzare anche le matite colorate per renderla un pochino migliore. Comunque, appunto, a me sono piaciuti, approvati e ve li consiglio. Se vi piace dipingere, sì, perché comunque appunto sono divertenti, sono pratici, poi oltre a poter essere utilizzati come acquerelli con l'utilizzo dell'acqua, in realtà possono essere messi anche ad esempio dentro gli aerografi. E niente, ci vediamo tra 1 o 2 mesi come al solito. Ciao!